Oggi la vita sana mi porta a calpestare questi sentieri in direzione del territorio del Chianti, un altro iconico posto della nostra meravigliosa Toscana. Oltre a prendere queste pillole di natura, medicina pura, e a gustarmi dei meravigliosi panorami, ho un appuntamento con una simpatica signora, vecchia cuoca del territorio, vecchia di mestiere, se no Serena si offende, che ci preparerà e ci farà assaggiare i suoi spaghetti al pomodoro, che è un piatto che tutti conoscono, si può mangiare in tutta Italia, ma che è di diritto un piatto fondamentale della dieta mediterranea e appunto di conseguenza della vita sana. Serena ci farà gustare la sua variante, per cui sono molto eccitato di questo incontro. Intanto mi gusto il sentiero, così brucio un po' di calorie e il piatto poi quando lo mangerò mi farà riacquistare. Si va? Allora, prendiamo l'olio, naturalmente extravergine d'oliva della nostra Toscana, dei Colli Senesi del Chianti. E qui siamo nel Chianti. Qui siamo nel Chianti. Abbondante l'olio extravergine? Sì, guarda, così se no poi viene troppo giusto, ecco. Quindi fiamma alta per riscaldare l'olio? Sì, per riscaldare l'olio. E poi uso questo io. Misto per soffritto. Misto per soffritto. Se no carote, sedano e sì, ma non... mezzaluna. Della signora che dice. È chiaro che te lavorando, insomma, bisogna che tu faccia veloce. Sì. Comunque questo è un buon prodotto, Ecco, questo va bene, quindi lo fa soffriggere, sì, riscaldare. Se no carota. Sedano e cipolla. Quantità? Quantità io metto una cipolla, uno stocco di sedano e 2 carote. Poi basta carote perché sennò viene troppo dolce. Va battuto fino? O anche No, grossolano? anzi se è grossolano è meglio. Meglio. Poi si vanno a lavare questi pomodorini. Lavati, chiaramente. Anche se ora nei supermercati si sono già lavati, però. Allora, poi si tagliano, io le taglio in 4. Anche questo è a piacere? Sì, tanto grossi non vengano bene. Io le taglio sempre in 4, se no volendo in 2, tanto quando si sono cotti. Senti, le porzioni, allora, Serena? Questa è una porzione per circa mezzo chilo di pasta. Mezzo chilo di pasta, con quante persone ci mangia? Mezzo chilo, Dio, 5, 4, secondo uno quanto di solito si mette un etto di pasta secca a testa. Secca? Secca. Cresce nella cottura? Un pochino sì, però è sempre bene farla al dente, anche se agli americani gli piace cotta bene. Non ce l'hanno di seguire il grano duro in America. Questa è trafilata a bronzo. Quindi anche più particolare. Facciamo anche un po' di pubblicità. Questa prende bene il sugo, vedi, perché è organolettica. Usi sempre questa te? Sì, io uso questa o uso la garofalo, che è una pasta che viene fatta a Napoli, se no la di cecco, secondo cambio. Ma questa è la mia preferita. Un etto di pasta. Un etto di pasta fa conto crescerà di 10 grammi, 20 grammi. Quindi 120 grammi è una porzione giusta. Sì, Poi chiaramente la pasta asciutta. Una bella vita sana, ma se si esagera poi, no. Quindi come tutte le cose, moderazione. Poi si può mangiare tutto, ma insomma. L'importante è che sia sano, perché la dieta mediterranea è famosa. Tra l'altro, quella toscana, la cucina toscana in particolare, ho saputo che è
nei primi 10 posti al Al mondo. mondo. Quindi insomma una bella soddisfazione. Non va cotto tanto il No, soffritto. no. Vai. Questi giù, intanto vanno un po'. Sempre a fiamma alta? Sì, poi dopo si abbassa. Ora questi sono più piccoli, si fanno in due. A mezzo. Questo è datterino, Datterino. quelli ciliegini e questo si chiama datterino. Questi sono tutti i prodotti nazionali. Sì, questi vengono dalla Campania. dal Napoli. Perché lo spaghetto al pomodoro, ripetiamo, non è tipico toscano, ma viene fatto Al in sud. tutta Italia, al sud, sì, Sì, al sud particolarmente. dove c'è una vasta produzione di pomodori pelati. Però poi, insomma, si mangia in tutta Italia. E è conosciuto anche all'estero. Ce lo metti te nel menù lo spaghetto al pomodoro? Sì. Sì, poi lo rifinisco io perché è semplice al ristorante, non è che poi lo rifinisco e ci metto la stracciatella o la stracciatella. Quindi il formaggio Il stracciatella. formaggio stracciatella, sì, che viene fatto con il procedimento che fa della bufala, però poi viene tritato. Viene preso il cuore, l'interno, e viene tritato. Allora ci metto quello, se no ci metto la caciotta salata, che viene il formaggio salato che viene dalla Puglia. Ecco, io lo rifinisco così. Oppure ci metto la granella di pistacchi per farlo un po' più particolare. Il peperoncino ce lo metti? No, il peperoncino no. Metti, perché poi altera il sapore. Sì, però c'è chi ce lo vuole, allora mi si manda in tavola. Tanto i pomodori vanno. Aspetta, adesso se ne mettono i peperini. Quindi mezzo chilo di pasta Sì. e i pomodorini quanto sono? I pomodorini sono su 250 cretti, mi sembra, alla confezione. Quindi mezzo chilo anche i pomodorini, Sì, più o meno. Sì. Tempo di cottura? Questi? Sì, ora 15-20 minuti, deve essere bellino, che poi ci si salta la pasta, deve venire bellina amalgamata. Poi ci si butta il formaggio, a chi gli piace. quindi deve rimanere il pomodoro, deve rimanere un po' solido, deve fare... Deve essere sfatto bene, Capito. se no poi liga la pasta, capito? E poi ci mettiamo il basilico, naturalmente. Basilico, ci vuole, eh. Già si comincia a sentire un profumino molto allettante. Poi, se si fa con tutti i pomodori freschi, io per farlo legare un po', ci butto anche un pochino di questa, Sì. che la butti, che è la migliore. Ma te ce la metti sempre questa? Quasi sempre, sì. Sì, insomma, ecco, che consigli di mettercela? Io consiglio di metterci perché li lega, capito? E quanto ce ne metti? Ma 2 cucchiai, giusto che ora si fa cuocere bene. senza- Quindi amalgama tutti... Sì. O se no si può fare anche solo con questo, Sì. Però ora essendo inverno il pomodorino è un pochino più, un po' meno saporito, Sarebbe di stagione. No. Pomodoro è d'estate. Eh, Però lo spaghetto si mangia tutto l'anno. sì, appunto. Allora io ci metto sempre una di quella. Ora si fa cuocere, dopo da ultimo ci si mette il sale, perché se ci si mette ora il pomodoro butta fuori l'acqua. Ecco, questo è importante. Mm. Solo da ultimo. Solo da Ci ultimo. metti anche un po' di pepe o solo il sale? Ma no, io ci metto solo il sale. Solo il perché sale. e- Ecco, la consistenza deve essere questa. Sì, sono bellini un pochino più... La La passata? passata. Questa sempre d'inverno, d'estate, D'estate solo pomodoro. l'estate solo pomodoro. Si può usare anche quello, da noi si chiama piccia, il pomodoro grosso, pomodoro, no? sì. Si taglia e poi si frulla. Ma vanno bene tutti i tipi di pomodoro? No, ci vuole il pomodoro maturo, Maturo. non l'insalataro. no. Poi si butta un gocciolino d'acqua. L'acqua come mai? Siri? Per fare la passata, no?
per farla amalgama bene. Ecco. E solo a questo punto il sale? Sì, ora si aspetta un pochino che abbia preso la passata, che si sia amalgamata bene la passata. Anche nella carne il sale va messo sempre da ultimo. In fondo, sì, 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 sì. Che ne pensi? Vedrai che te stai parlando con il viandante dell'osteria. Cucina meglio di me. L'hai provata la cucina del viandante? Ma l'ha provata la cucina del viandante? Ah, sì, sì, la voglia a casa tua. Buonissima. Meno Bravo, male, ti ho via. detto, è più bravo di me. Sì, è Ma meglio. Signore, Meglio, ma sarà Dentro il DNA questo. vedi. Allora, il sale è il quanto? sale, secondo, se uno piace più salato, meno, io non le metto tanto. 2 pizzichini. 2 pizzini, ok. E a questo punto, A questo punto, per la salsa siamo a posto. sì, ora si fa ritirare un altro pochino. La fiamma è sempre alta? No, si abbassa un pochino. Abbassare un pochino. Oh, vai. Vuoi assaggiare? Assaggio. Ora si fa gli spaghetti. Allora, ora si mette l'acqua. L'acqua per gli spaghetti. Quindi fiamma alta, si porta a ebollizione e poi si buttano gli spaghetti. Sì. A quel punto gli spaghetti quanto hanno di cottura? 10 minuti. 10 minuti, però Però al dente. al dente. Allora si aspetta a questo punto che bolla l'acqua, Sì, poi si si buttano mette- gli spaghetti, intanto si assaggia la salsa e si beve un bel bicchiere di vino. Vai con 2 pizzichi di sale. E si aspetta Che coscia. che coscia. Bene, ora si beve un bicchiere di vino, sì. Sì? Senti Serena, allora ti ha detto sono 30 anni che fai questo mestiere. 30 anni. Ho cominciato col catering, come lavapiatti, ti ricordi? Ecco, ha fatto proprio della gavetta. La gavetta. Poi mi hanno messo, hanno visto che mi piaceva e mi hanno messo in affiancamento a cuochi. Poi sono andata a lavorare al Ghibellino, che è ancora un ristorante abbastanza affermato a Siena. E poi nel 2000... Ma nella vecchia gestione, non nella gestione che ci vuole. No, nella vecchia gestione. Sì. E poi nel 2000 Simone volle prendere un ristorante e io dovevo entrare come cassiera e invece mi hanno confinato nelle patrie cucine. Ma scusa, te quindi non avevi esperienza prima di queste cose, quindi hai imparato... Ho imparato quando sono andata a lavorare con i catering E lì hanno cominciato a prendere. e lì ho cominciato. E hai visto che insomma ti riusciva? Sì, poi al Ghibellino c'era un po' che gli ero entrata in simpatia, diciamo, mi ha insegnato tante cose. E poi con l'esperienza della nonna, della mia mamma, ho ritirato fuori i vecchi insegnamenti che mi avevano dato loro. E quindi l'ha messa in Perché pratica. l'ho messa in pratica e poi piano piano ho fatto corsi, aggiornamenti. Anche ora ti aggiorni? Ma Ora l'esperienza è arrivata a un punto... No, ora basta, non voglio andare più avanti. Ma che tipo di cucina fai? Allora, io faccio la tipica toscana e poi faccio delle ricette elaborate un po' secondo la mia fantasia. Fai anche un po' di cucina internazionale? Anche so fare il couscous, so fare il tagine, che è marocchino, il goulash, E questo me l'ha la fatto? cucina spagnola mi riesce abbastanza bene. Ah, bene, quindi E dai. poi un po' turca, ho imparato ora perché guardo le soap turche. Un po' turca, il menemen per esempio, il baklava che è un dolce, insomma dai, qualcosa tiro fuori. Senti, ma dolci, anche dolci? Dolci sì, tutti, perché a parte dolce al cucchiaio, tiramisù, creme cala, mi fai una cotta, questi mi sono simpatici. Poi ho lavorato in agriturismo, ho fatto le colazioni, quindi facevo le tostate,
tutte le torte, da me facevo tutto io, la torta di mele, sì, mi vengono. Quindi anche dolci fai? I cantucci mi vengono Anche bene, cantucci sì, fai? che è Ah, un dolce bello, tipico. bello. Sì, sì, Poi ho sì. lavorato anche in una pasticceria, quindi un pochino, c'avevo poi un amico pasticcere che mi ha Quindi insegnato. tutto... Sì, ho fatto un agglomerato, diciamo. ma fa esperienza. Sì, 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 sì. Bello, quindi a questo punto sei, Quindi basta ora, buon pensione. sei al top. So- Sei cuoco proprio, so- no chef, cuoco, Cuoca, perché sì, cuoca, chef cuoca, in, chef. In Francia. Sì, sì, no, no, no. Mi dà anche un po' fastidio quando mi chiamano chef. Invece cuoco è bello, dai. Cuoca, sì. D'accordo. La zuppa di la ribollita l'ho imparata dalla mia nonna, anche se la prima volta che l'ho fatta non me l'ha mangiata nemmeno il cane, ma questa si parla di tanti anni. Non ti venne bene? No, no, non lo mangiò nemmeno. Dove sbagliasti, te lo ricordi? No, me lo ricordo, non lo so, quindi è una cosa proprio proprio. Vabbè, sono inconvenienti del mestiere, Sì, sì. si sbaglia, si impara sbagliando. Sì, sì. E niente. Senti, questo tipo di posto che hai scelto è stata una scelta di vita, perché prima, di la verità, insomma, ti manca un po' Sì, sì. la ristorazione vera e propria, quindi lavorare in un ristorante, quello che praticamente hai sempre fatto. Sì, mi Quindi- manca tanto. Quindi, e che sarebbe proprio la tua professione Sì. effettiva. Però qui magari c'hai, com'è che ha fatto questa scelta? È una Allora, possibilità. ho fatto questa scelta per avere un po' più di tempo libero. Perché anche prima bisogna- nei ristoranti quanto tempo? prima dalla mattina alla sera. Niente. E quindi perché ho un po' più di tempo libero, posso stare un po' dietro alla famiglia, posso avere un po' più di tempo libero per me, anche se poi insomma durante la settimana la sera vado a letto presto, perché ho il sabato e la domenica libera, Quindi, però insomma non è il mio, ecco. quindi hai guardato più l'utilità, Sì, sì. hai scelto un po', Sì, un lo po' più di, stipendio anche. sì, anche un po' più di vita sana, Sì, dai. sì, un po' di vita sana, perché infatti. posso andare a camminare con Tobia, posso portare fuori i bambini, no, insomma, un po', Insomma, ma so abbastanza. perché il lavoro nel ristorante, insomma, No, è tutta non fa un'altra via. cosa. Ti dà, capisco che ti dà più soddisfazione Sì, dal punto di sì. vista professionale, ma poi Vabbè, ora sono arrivata a una certa età, fra Appunto. pochino spero andare in pensione, quindi Quindi, cioè, cucinerò anche per i viandanti. anche per i viandanti, volentieri, sì. Insomma, gli spaghetti normali, numero 5. Ecco, sono quelli un po' più grossi, Sì, io come piacciono a me. sì, io le peso così, Fa vedere come fai, di così, misura? vedi, col pugno, così, vedi? Come lo ascoli, scusi? Così, Con la tua mano? sì. Sì, ma Io questa è l'ho l'esperienza che io l'ho sempre fatta così, va un po' più abbondante perché il mattino mangia parecchio, sì? io meno. E quindi a questo punto, Sì, ma io lo faccio quasi sempre tutto a occhio, dai, 30 anni vogliono dire. Io peso per esempio, Te pesi? No, no, io peso peso tutto. niente. E quindi a questo punto si cuociono gli spaghetti. Ecco, Aspettiamo questi 8-10 minuti e poi, guarda che bellezza, lo spaghetto. pasta pronta, Quindi si scola ora, lo spaghetto, oh, poi e la fame si incombe. si rimette qua, Gli ridà una scaldatina? si salta, sempre la pasta va Ah, saltata. la salti quindi, ecco. Non si scola tanto, così un po' d'acqua di cottura va qui. Mai tagliarlo con le forbici, lo sapete, no? Il basilico si taglia con le mani, Non perdi l'aroma. perde l'aroma. Sempre da ultimo. Ora questa non è nemmeno una padella tanto adatta, però Insomma, una cuoca professionista fa con tutto. Ma non è detto le cose più semplici siano meno buone, vero Serena? Anzi, No, forse anzi, nel contrario. buone. Ecco, questo è il top, diciamo. e questo è un piatto che è, insomma, anche molto semplice da preparare. Vabbè, se poi uno vuole può fare anche un'altra pasta, non è che detto penne
via. Si può usare qualsiasi tipo di pasta, ma lo Sì, spaghetto sì, dai, lo lo spaghetto. spaghetto. Vai, uno di sughetto sopra Certo. E e poi questo, guardate che bellezza. un filo d'olio. E questo è sapore mediterraneo. Facciamo le cose per benino. Spulisce il piatto. Un po' di formaggio, se vuoi. È un po' di formaggio, così una infarinatina di grana padano o parmigiano reggiano. Ok, Bene, buon appetito. grazie, grazie. Aspetta un attimo perché... Grazie. Bravo Buona Serena, giornata. vita sana. Vita sana. Come si Ciao. dice? No, ma il saluto? Ah, bye bye. Bye bye girls. Se la mia chitarra piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente e i giochi nella strada che ho chiuso dentro agli occhi mi voglio ricordare. Io vado in bicicletta alle 5 del mattino con la nebbia nei polmoni, però non c'è più Agnese seduta sul manubrio a cantar canzoni, a cantar canzoni. Agnese, dolce Agnese, color di cioccolata, adesso che ci penso, io non ti ho mai baciata. Dicembre mi ha fatto dono di una giornata stupenda per camminare. Tra l'altro 13 dicembre, oggi si festeggia Santa Lucia, tradizione vuole che sia il giorno dell'anno più corto. Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. Da domani le giornate iniziano ad allungarsi e andremo incontro alla primavera e all'estate e a una nuova rinascita. Cancello chiuso, peccato, però comunque ci si può rendere conto di quello che c'era qui nel passato. La rimessa per gli attrezzi, la penso sia la casa del fattore. Una lancia bellissima. Sto passando tra due pareti di ginestre, bellissimo. D'estate, quando sono fiorite, è l'apoteosi della stagione calda. Mi affretto sempre oltre, sempre avanti, sempre lento.